Benvenuti alla visione di questo video relativo alla programmazione con TIA Portal del PLC Siemens S7 1200 e di un HMI sempre del Siemens. Propongo questo esempio con lo scopo di vedere come poter utilizzare delle funzioni matematiche, gli operatori di confronto e un timer di tipo TP. Per quanto riguarda l'HMI invece vedremo come utilizzare le grafiche che abbiamo a disposizione nella cartella grafiche WinCC, come poter assegnare delle proprietà di visibilità e di movimento degli oggetti che appariranno su questi nastri, creare dei pulsanti di navigazione tra una pagina e l'altra, appunto collegando assieme delle pagine, e anche di creare ovviamente dei pulsanti con della grafica invece del testo. Ma andiamo a vedere come poter operare con questo programma. Metto un valore di 20 su questo lato, l'altro lato metto 30, sull'altezza metto 50, vedo il volume in centimetri cubi, la trasformazione in metri cubi, abilito e vedo che le dimensioni del pacco sono indirizzate sul nastro P. Se invece il pacco ha dimensioni più piccole, abilito e vedete che c'è la visibilità e la movimentazione del pacco sul nastro A. Se vado sull'altra pagina, ho un calcolo semplicissimo del volume del cilindro dove metto il valore in centimetri del diametro e dell'altezza, metto il 50, mi ritrovo il calcolo in metri cubi del cilindro e anche la quantità d'acqua con la misura in litri, 294 litri. Così ripasso ovviamente sul pacco. Questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Adesso passiamo direttamente sull'ambiente di programmazione TIA Portal per vedere come realizzare questo programma. Eccoci nel TIA Portal, io sto lavorando con la versione 14. La prima cosa che vado a fare è creare le variabili nella tabella delle variabili standard e vado ad introdurre. Cominciamo con il pacco, quindi un lato del pacco, lo chiamo lato 1, in automatico mi assegna la variabile come booleana per default, ma siccome io ho un valore numerico, vado ad usare un valore numerico reale. Il valore numerico reale è a 32 bit, quindi mi serve una memoria doppio word. Vado a cercare a modificarla, vedete mi dà già la D, ma invece di un ingresso è una memoria doppio word, per default mi dà la 0, io comincio dalla 10, va bene, uguale, potevo cominciare dalla 8, da quella che volevo, ma mettiamo il lato 2, adesso in automatico il tipo di dati è uguale a quello precedente, l'indirizzo di memoria è l'MD14, ricordo che le memorie doppio word occupano 4 byte, quindi in questo caso la memoria doppio word 10 occupa la memoria byte 10, 11, 12 e 13. Queste 4 memorie byte sono utilizzate dalla memoria doppio word, quindi di conseguenza la memoria doppio word 14 comincia dalla 14 e occuperà il byte 14, 15, 16 e 17. Adesso andiamo a mettere un'altra variabile che è l'altezza, scriviamo pacco, dai, altezza del pacco, giustamente dalla 14 passiamo alla 18. Adesso mettiamo una variabile per assegnare il volume del nostro rettangolo in centimetri cubici. Se vi state chiedendo come mettere il valore cubico, fa parte del codice ASCII, bisogna tenere premuto il tasto Alt e poi dal tastierino numerico 2, 5, 2 e apparirà il simbolo del cubo. Dopo il volume del rettangolo in centimetri facciamo volume del rettangolo in metri cubi. Alt 252, lascio l'Alt ed ecco qua i metri cubi. Dopo aver fatto questi calcoli andiamo al diametro
al diametro del nostro cilindro. Sempre stesso tipo di dati. Dopo il diametro del cilindro andiamo all'altezza del cilindro. Dopo l'altezza dobbiamo assegnare delle memorie per avere il risultato del volume del cilindro in centimetri cubici e poi in metri cubi. E va bene, poi abbiamo visto che vogliamo anche la misurazione in litri, MD46. Se ci serviranno altre variabili le metteremo in corso d'opera. Bene, passiamo adesso al nostro main, dove cominceremo a realizzare il primo calcolo. Quindi qua sul segmento 1 vado a scrivere che questo è il segmento dedicato al calcolo del volume del pacco, in centimetri alt 252 lascia alt, in metri alt 252 lascia, mi sono dimenticato di mettere i metri, 252. Bene, cosa dobbiamo fare? Per calcolare ci serve, eccolo qua, una funzione matematica. Se la funzione matematica abbiamo il calcolatore, calculate, addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e anche il resto. Se l'operazione deve contenere delle operazioni composite, quindi sia addizione, sottrazione, moltiplicazione, usiamo il calculate. Se invece si tratta di un solo tipo, usiamo la singola funzione. Noi prendiamo questa qui, anche se in questo caso si tratta semplicemente di 3 moltiplicazioni, prendo questo per vedere come poterlo utilizzare. Allora il calcolo è lato per l'altezza, quindi mi servono ottenere ingressi, ne aggiungo uno cliccando sul inserisci ingresso. Vado a mettere le variabili interessate al calcolo, le abbiamo chiamato lato 1, ingresso 1, lato 2, il terzo ingresso era quello dell'altezza del pacco. In uscita dobbiamo avere il volume in centimetri cubici, così vado a cercare la mia variabile che ho già, volume del cilindro, volume rettangolo, centimetri cubici. A questo punto devo scrivere la formula così come potrei scriverla in un foglio di lavoro Excel. Vedete che qui c'è l'esempio, quindi si tratta di scrivere gli ingressi, sarebbe quindi in 1 per l'ingresso 2 per l'ingresso 3. Così abbiamo calcolato il nostro volume del rettangolo. Per ottenerlo in metri dobbiamo dividere questo valore per 1.000.000. Sull'ingresso porto la stessa variabile. Per ottenerlo in metri cubi devo dividere per 1.000.000. E in uscita so che devo cercare la variabile volume del rettangolo in metri cubi. Ecco, in questo modo abbiamo realizzato sul main quello che poi andremo a vedere sull'HMI. Sul segmento numero 2 abbiamo l'opzione di avviare o un nastro o l'altro, quindi avvio e selezione
avvio e selezione pacco sul nastro A o nastro B. Come facciamo ad ottenere questa selezione? Innanzitutto vado a mettere un ingresso che vale sia per il nastro A che per il nastro B e vado ad usare un ingresso che sia con fronte risalita, in modo che il valore che vado ad inserire, se è attivo, le operazioni che seguono saranno svolte per un solo ciclo di scansione. Quindi anche se rimane attivo, ci sarà un solo ciclo di scansione, bisogna prima riazzerare l'ingresso e poi riattivarlo per ottenere un'operazione successiva. In questo caso, siccome devo lavorare in simulazione e il mio ingresso non sarà fisico dal PLC ma direttamente dall'HMI, vado ad usare una memoria. Per esempio scrivo memoria 0.1, lui me la chiama tag 1, io la rinomino variabile, e questo qui lo chiamiamo come abilita o da una parte o dall'altra, l'abilitazione. L'ingresso P a fronte di salita si deve appoggiare su una memoria che sarà poi la memoria che andrà a mantenere il segnale attivo per un ciclo di scansione. Memoria 0.2, la rinomino perché tag 1 non mi dice niente e la chiamo memoria di appoggio, perché momentaneamente si appoggia su questa memoria diventerà poi off subito dopo il ciclo di scansione, appoggio del PTRIG, modifica. A questo punto devo operare la scelta. La scelta la faccio in base alle dimensioni del volume del rettangolo. Fino ad un certo punto scelgo il nastro A, dopo quella dimensione il nastro B. Ed ecco perché uso questo esempio, perché volevo farvi vedere anche gli operatori di confronto. Sugli operatori di confronto posso mettere uguale, diverso, maggiore uguale, minore uguale, maggiore, minore. Uso questo qua, in range. Lo metto qua. Veramente doveva andare qua. Questo lo cancelliamo. Devo mettere il valore minimo e il valore massimo del range e come valore metto questo qua del volume in centimetri cubici, perché non ho voglia sull'HMI di andare a scrivere un valore 0,00, ma invece metto dei valori che vanno 100, 150, numeri insomma da centimetri cubici e non da metri cubi. Mettiamo il caso che io voglia che il campo di misura vada da 100 centimetri cubici a 10.000 centimetri cubici, lui svolge il suo lavoro. In questo campo opererà il nastro. Quindi posso mettere direttamente in uscita il mio nastro con un'uscita del PLC Q0.0 e vado a chiamare nastro A. Sarei a posto, però siccome voglio visualizzare il movimento del pacco sul nastro trasportatore, vado a mettere un temporizzatore in modo che l'accensione del nastro A non duri semplicemente un istante e rimanga acceso, ma rimanga acceso fino a quando il pacco si sposta lungo il nastro. Quando il pacco ha concluso la sua corsa, il nastro si ferma. E allora in questo caso devo per forza mettere un temporizzatore e prendo un temporizzatore del tipo TP. Ovviamente il temporizzatore crea un blocco di dati, desidero dargli un nome, questo è il timer del nastro A. Le caratteristiche di questo temporizzatore sono quello di essere, non appena riceve il segnale, o già il segnale di uscita. Il segnale di uscita durerà per il tempo che vado ad indicare qua, 5S 5 secondi. Quando c'è l'uscita,
il timer ha bisogno di essere azzerato e poi di nuovo ricevere un segnale di input, altrimenti non riparte. Per questo ho messo il fronte di salita. E così mi sono creato il mio campo. Da questa parte, sempre sullo stesso segmento, vado a mettere un altro in range per il nastro B, posso fare copia e incolla dello stesso. Vado semplicemente, il volume mi sta benissimo, il valore di ingresso, quello che cambia deve essere questi valori che sono 10.000 e 0,1, non so, fino ad un massimo di 30.000 centimetri cubici. Ricopio, metto un altro temporizzatore, questo sarà il mio timer del nastro B. Per par condicio, non vorrei che si offendesse, che uno va più veloce o uno meno veloce nastro, metto 5 secondi e qui metto in uscita il mio nastro, che potrebbe essere Q01, tanto per avere un ordine logico crescente, e gli scrivo che questo è il mio nastro B. Avendo fatto questo, dobbiamo andare sul segmento 3 per il calcolo volume del cilindro. Calcolo del volume del cilindro. Un attimo, mi sono accorto che qui c'è, me l'ha sottolineato con la matita rossa, sì, perché avevo scritto Q0.1 ma poi non ho rinominato il file, la variabile, e quindi questo sarebbe il nastro B. Ok, vediamo. A posto. Adesso qui per il calcolo del volume del cilindro mi serve un altro operatore di funzioni matematiche, un altro calculate. Eccolo, mettiamo qua. La formula che vado ad utilizzare non è la solita che conosciamo, raggi al quadrato per pi greco per l'altezza del nostro cilindro, anche perché dal punto di vista pratico, anche dal punto di vista dell'automazione, un sensore che misura le distanze non va a misurarmi il raggio, ma va a misurarmi il diametro. Anch'io, se devo misurarlo, non misuro col metro, non è che vado a misurare il raggio. Quindi in questo caso useremo la formula che diametro al quadrato per pi greco diviso 4 per l'altezza. Quindi mi servono altri due ingressi. Sull'ingresso numero 1 posso andare a mettere quello chiamato diametro cilindro. Sull'ingresso 2 andiamo a mettere l'altezza del cilindro. Sull'ingresso 3 posso mettere il pi greco 3,14 per essere precisi 1,59, e sull'ingresso 4 il 4. In uscita avrò volume cilindro in centimetri cubici. Vado ad impostare la formula, dove abbiamo detto che sarebbe il valore del diametro del cilindro. Metto una parentesi, ingresso 1 per lo stesso ingresso, per avere il quadrato, per il pi greco, che nel nostro caso è l'ingresso 3. Tutto questo deve essere diviso per l'ingresso 4. Metto un po' di parentesi per sicurezza. E tutto questo deve essere moltiplicato per l'altezza del cilindro, che è in 2. Bene. Avendo concluso questa parte, adesso dobbiamo fare la stessa operazione
che abbiamo fatto nel calcolo del volume del pacco. Prendere una funzione matematica di div per trasformarlo da centimetri cubici in metri cubi, sempre per 1.000.000. In uscita cerco la variabile che abbiamo dichiarato nelle variabili volume in ordine alfabetico, quindi volume del cilindro, eccolo qua, metri cubi. Un'altra cosa che posso fare usando una diramazione è quella di trasformare i miei metri cubi in litro. Per farlo uso una funzione di moltiplicazione, dove il risultato del volume in metri cubi, per trasformarlo in litri, deve essere moltiplicato per 1000. Ecco, così abbiamo completato la parte che è relativa alla programmazione sul main. Vediamo adesso come andare a realizzare il nostro HMI. La prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è tornare sul menu dei dispositivi ed aggiungere un nuovo dispositivo. Doppio clic, HMI, io prendo quello che uso generalmente sia sui video, nei video, sia anche per il mio lavoro. Voi potete scegliere quello che volete. Ecco, si è aperto la finestra di Wizard per l'autocomposizione della pagina base. La prima cosa da fare è associare il PLC al nostro HMI. Questo è il PLC, segno di spunta verde, avanti per andare a rappresentazioni pagine. Dal momento che l'ultima volta che ho creato un HMI l'ho creato con maniera semplice, senza tanti accessori, perché altrimenti voi probabilmente avreste le intestazioni, possiamo levarle in questo caso. Per quanto riguarda le spiegazioni vi dovreste trovare con tutte queste finestre, togliamo il segno di spunta. Sulle pagine, se non volete altre pagine, non è il nostro caso, andiamo avanti. Se vogliamo pagine di sistema, possiamo inserirle, ma in questo momento non ci servono. Ed infine i pulsanti. Probabilmente la prima volta che si usa l'HMI si trovano questi pulsanti in basso. Per il momento toglieteli, lasciamo tutto in maniera semplice, completa. Tolgo e vado in maniera semplice per avere un'altra pagina, vado sulla cartella HMI che si è creata avendo inserito il nuovo dispositivo, su pagina base, faccio copia, tasto destro su pagine, incolla, e così mi trovo una pagina con le stesse identiche caratteristiche, solo che questa l'ha chiamata pagina base 1. Se ne mettiamo un'altra metterà pagina base 2. Invece di chiamarla pagina base 1, lasciamo questa come pagina principale e vado a rinominarla come volume pacco, scritto tutto in maiuscolo, volume pacco, passo su pagina 1, volume cilindro, così adesso le pagine hanno due nomi diversi. Cominciamo dal volume del pacco a inserire gli oggetti necessari per la nostra rappresentazione grafica, la nostra simulazione. Come vi dicevo, gli oggetti grafici ne troviamo in gran quantità sulla cartella grafiche di casella degli strumenti grafiche
dove troviamo cartella grafiche WinCC, gli clicchiamo sopra, spostiamo un attimo questo, abbiamo, vedete, 4 sottocartelle, al loro interno abbiamo altre cartelle ancora. La prima cosa che andiamo a prendere è il nostro pacco. Possiamo trovarne uno su grafiche, ovviamente, equipaggiamento. Su equipaggiamento lo si trova sugli oggetti considerati infrastrutture, e poi containers. Eccolo qua, qui abbiamo un sacco di contenitori, pacchi di varia natura, serbatoi, bottiglie, un po' di tutto. Quindi vado a prendere questo pacco qua, lo sposto e vado poi anche a ridimensionarlo, faccio così. Bene. Per poter inserire, per adesso lo lasciamo così, per poter inserire i valori delle dimensioni del pacco dobbiamo andare su elementi dove troviamo dei campi input-output per valori numerici, e sono questi qua. Assegniamo le proprietà al nostro campo, quale variabile. Queste sono le variabili delle CMAI. Adesso non abbiamo nessuna variabile, dobbiamo andarla a cercare su variabili del PLC, perché in questo momento sono tutte come variabili PLC. Quando ne assegniamo una, automaticamente le va a trasferire anche sul variabile HMI, ma in questo momento si trovano tutte qui. Quindi abbiamo chiamato lato 1, lo accettiamo, ecco, mi dice che la variabile è lato 1, che corrisponde alla variabile del PLC, che è la stessa lato 1. La tipologia dell'ingresso, visto che può essere I/O, input, output, in questo nostro caso è un ingresso perché dobbiamo inserire i valori. Formato visualizzazione decimale, questo sono il numero di rappresentazione che può avere. Formato rappresentazione, togliamo il segno della S perché sempre ci dice se è più o meno. Togliamo alcuni dei decimali, alcuni prima della virgola, facciamo 5, e da questa parte ne togliamo 2. Passiamo di qua. Ecco, questo ad esempio possiamo metterlo in centro, linea in centro, possiamo farlo diventare in grassetto, aumentare la dimensione del testo e, volendo, anche su proprietà, conformazione, dargli un po' di bordo, 2 punti di bordo, colore non nero che sembra un annuncio funebre, mettiamo un altro colore. Bene, a questo punto, per avere gli altri 2 ingressi, basta copiare e incollare. Questo per il lato 2, questo per l'altezza. L'unica cosa che dobbiamo fare è assegnare le variabili diverse, poi rimane tutto uguale. Quindi non è il lato 1 ma il lato 2 che dobbiamo andare a cercare sulle variabili. Eccolo qua, lato 2, ci va bene. Questa invece deve essere l'altezza del rettangolo, altezza pacco, eccolo qua. Voglio visualizzare anche le uscite, quindi posso prendere uno di questo, CTRL C, CTRL V. Su queste la devo cambiare innanzitutto la tipologia, non è più un ingresso ma devo visualizzare un risultato, quindi è un'uscita. L'uscita non è l'altezza pacco ma è il calcolo che è stato fatto in centimetri cubici. Sto prendendo l'oggetto per scrivere dei testi, questo è il volume in centimetri cubici. Andiamo a modificare la proprietà, volume rettangolo in centimetri cubici, ok, perché l'avevo preparato prima questo. Uscita, questi vanno benissimo, faccio una copia
per avere il risultato in metri cubi. Vado a cambiare semplicemente una parte del testo e così dovrò trovarmi i due calcoli, ovviamente modificando la variabile associata all'oggetto volume rettangolo in metri cubi. Vado a prendere un pulsante di questo tipo, invece di testo vado a chiamarlo l'abilitazione, quello che mi abiliterà la partenza di un nastro oppure dell'altro. Vado sulle proprietà, vado sugli eventi perché il pulsante deve essere associato ad un evento quando è premuto e un evento quando non è premuto. Sul premi, aggiungi funzione, andiamo sugli elaborazione di un bit, imposta bit significa attiva setta il bit, quale bit deve attivare? Quello che nel main ho chiamato variabile del PLC, tabella delle variabili standard, che ho chiamato abilita. Eccolo qua. Non appena rilascio il pulsante, quindi anche su rilascia, devo mettere il comando post, non impostare un bit, ma resettare il bit. Quindi lo attivo quando è premuto, lo si disattiva quando non è più premuto. La variabile ovviamente è quella identica abilita. Voglio anche creare la visibilità di un motore che si accende o che si spegne. Anche in questo caso vado a prendere gli oggetti grafici sulla cartella delle grafiche, sempre vediamo un attimo, sempre su grafiche, sempre su equipment, automazione, visto che sono dei motori, dovrebbe esserci la cartella motori, eccola qua, motors, siamo animati. Ecco, possiamo prendere un oggetto, uno di questi rossi e uno verde, uno sarà quando è acceso e l'altro quando invece è in stato. Torno sugli oggetti semplici, così come avete visto in altri video, se li avete visti, e se non li avete visti vi consiglio di vederli. Per gli oggetti bisogna creare quello che viene chiamata elenchi di grafiche o di testi. Sì. Elenco grafiche o di testi, elenchi di grafiche, aggiungiamo un nostro primo elenco, queste due immagini posso usarle per il nastro A. Come viene selezionato? Viene selezionato in base al bit. Devo aggiungere quale immagine quando il bit è 0 e quale immagine quando il bit è 1. Vediamo quali sono, non è questa, ecco questa qua, ok? Questa probabilmente sarà la grafica 3, ok. Visto che poi ci sarà anche il nastro B, nello stesso momento vado a crearmi anche la grafica nastro B, mi sta benissimo il bit, non valore di campo ma valore di bit, dai fai il bravo, bit 0 e 1, erano la 2, e la 3, se invece erano il 7 e l'8 era il film di Ficarra e Picone. Bene, chiudiamo, vado a compilarlo, non si sa mai nella vita. Adesso queste due immagini posso anche eliminarle perché tanto sono già memorizzate negli elenchi delle grafiche e mi serve uno strumento che vada a visualizzare la grafica
quando è on e quando è off. Su elementi abbiamo visto che c'è il campo IO numerico e campo AIO grafico, che è questo qui. Questo qua devo assegnare la mia grafica. Proprietà, a quale variabile si deve accendere, variabili PLC, quando il nastro A è abilitato. Ok? Quale grafiche devo assegnare? Quelle che ho creato sul nastro A. Benissimo. Un ingresso o un'uscita e un'uscita. Eccolo qua. Tanto per non farci mancare niente, facciamo copia e incolla e l'unica cosa che devo andare a modificare è due proprietà, tasto destro, proprietà, non è il nastro A ma è il nastro B, sembra un quiz, vuole la busta A o la busta B? Nastro B, anche l'elenco delle grafiche, nastro B, anche se le immagini sono uguali, comunque le immagini sono lo stesso. Sono molto curioso di vedere se funziona, quindi lo compilo e lo mando in simulazione. Posso farlo perché il main è già stato compilato ed è già caricato nel suo simulatore. Adesso andiamo a simulare anche il nostro HMI. Del nostro simulatore. Ah sì, qui mi dice che sono troppo piccole le finestre, devo allargarle. Allarghiamole, ma prima sposto un attimo. Sposto anche questo. Allarghiamo la finestra. Porto di qua il testo. Allarghiamo. Sì, però mi sono accorto che qui non ho modificato i valori. Devo mettere molti più valori dopo la virgola, visto che siamo in metri quadri, e un po' di meno invece prima. Così va bene. Posto. Compiliamo, perché abbiamo portato delle modifiche, lo rilanciamo con il suo simulatore. Eccoci qua, vado a dare dei valori. Questi sono quelli che avevo messo prima, adesso vedete che mi dà 6000 cm2, 0060. Abilitazione, vediamo se queste dimensioni dovrebbero far partire il nastro A o il nastro B. Fanno partire il nastro A. Se invece vado a cambiare il valore, metto ad esempio 30 cm, vediamo se parte il nastro A o il nastro B. Ecco, in questo caso parte il nastro B, vedete, dura 5 secondi, poi si dovrebbe spegnere. Bene, adesso andiamo a mettere il nastro trasportatore. Chiudo un attimo, ritorno sull'HMI, sposto questi oggetti e vado a prendere nastri trasportatori che si trovano sempre su grafiche. Sposto un attimo questo. Altro equipaggiamento, conveyors, di tutto un po', miscellanea. Ecco qua i nostri nastri. Lo allarghiamo, lo mettiamo così, va bene. Nastro, da sopra devo mettere l'oggetto che si sposta. Posso prendere lo stesso, CTRL C, CTRL V, no, ovviamente il pacco è esagerato. Qui mettiamo un pacchettino.
così va benissimo, dai. Lo spostiamo sopra. Questo oggetto adesso devo assegnare ben due proprietà, uno per la visibilità, deve essere visibile solo quando parte il nastro, e l'altro per la movimentazione. Tasto destro, proprietà, sono delle animazioni per quanto riguarda dinamizza la visibilità, variabile, deve essere visibile quando il nastro A è attivo. Deve essere visibile quando il nastro è da 1 a 1, cioè quando è on. E questa è la nostra prima proprietà. La seconda invece sulla animazione, sui movimenti, sposta l'oggetto in orizzontale. Abbasso un attimo questa finestra per vedere cosa succede. Vedete che fa portare il pacco da questo punto fino all'estremità. Bisogna assegnare a quale variabile associare questo movimento. Siccome il motore, il nastro A è associato al timer, questo spostamento lo associamo al timer. Quindi vado sul timer che si trova su blocchi di programma, di sistema, risorse del programma, il nostro ET, il nostro valore di uscita del timer, che è un valore progressivo da 0 a 5. Quindi in 5 secondi, ogni step dell'ET, questo pacco avanzerà di uno step alla volta. L'area, invece di 100, mettiamo 5000 perché così ogni secondo dividerà questo spazio in spazi uguali. Se metto da 0 a 100 l'avanzamento sarebbe velocissimo, invece da 0 a 5000 sarebbe uno step ogni 5 ogni secondo. Va benissimo così. Adesso che abbiamo risolto questo problema, basta prendere questo oggetto, lo metto sotto, tanto è uguale, non lo vado a riprendere. Riprendo il mio pacchettino, lo metto un po' più. Ovviamente se questo è quello di dimensione più grande lo facciamo più grande, altrimenti non ha senso. Però mi sembra di aver dimenticato qualcosa, perché ho cambiato il timer, ma sull'animazione mi sono dimenticato la visibilità, che non è nastro A ma nastro B, altrimenti ogni volta che si accende il nastro A vedo anche il pacco sul nastro B e non ho raggiunto l'obiettivo del mio programma. Adesso compilo. Ecco, vado a cambiare le variabili, qui metto 20, ok. Vediamo cosa succede. Ecco il nastro A, ogni secondo c'è uno step fino a 5 e poi si ferma. Se vado a cambiare invece le dimensioni del mio pacco per far partire il B, metto 30 qua e metto 30 qua, vediamo se è sufficiente per il nastro B. Eccolo, nastro B. Bene, adesso dobbiamo passare alla realizzazione del secondo HMI. Andiamo a creare l'altra pagina. Andiamo a mettere il nostro cilindro, lo andiamo a trovare dove abbiamo trovato il nostro pacco. Quindi andiamo su grafiche WinCC, equipaggiamento, era nella stessa struttura, infrastrutture, sui containers, ecco qua, prendiamo questo, uguale, lo dimensioniamo un attimo e andiamo adesso a mettere quello che serve per
fare i nostri calcoli su elementi. Prendo prima questo, diametro, prendo questo elemento qua, tasto proprietà, variabile, bisogna cercare la variabile PLC del diametro del cilindro, e un ingresso, decimale, tolgo il segno, tolgo anche un po' di valori, 4 bastano, basta uno solo dopo la virgola. Facciamo la stessa cosa, mettiamo in centro un po' di grassetto, mettiamo 21, sulla conformazione, larghezza dello spessore del bordo, colore blu, vediamo se è venuto bene, sì, sembra giusto, lo allarghiamo un po'. Oltre al diametro dobbiamo inserire la nostra altezza. Nostra altezza, copia e incolla, cambiamo la variabile a nostra disposizione, la variabile necessaria, variabili PLC, altezza cilindro. E poi abbiamo le nostre due uscite. La prima, facciamo il volume, però solo facciamo il nostro volume direttamente in metri cubi. Prendo questo, devo cambiare alcune cose, non è l'altezza del cilindro, variabili PLC, volume cilindro in metri cubi, questa qui non è più un ingresso ma è un'uscita perché devo visualizzare il risultato, cambio la dimensione del risultato, metto più valori dopo la virgola, prendo un altro testo per visualizzare quanti litri può contenere il nostro cilindro. Prendo questo qui, solita assegnazione di una variabile diversa da questa, variabile P, eccolo qua, litri, sempre un'uscita. Per quanto riguarda le dimensioni, e 5, sì dai, esageriamo, ecco, basta così. Se tutto è andato a buon fine, compiliamo, simuliamo e vediamo se funziona. Se non funziona l'ha fatto un altro. Ok, produciamo dei valori, va bene, 50, 150, vabbè, faccio che sia 80, 22, mi cambiano i valori. Così abbiamo visto anche questo. L'ultima cosa che ci rimane in questo nostro esercizio è inserire dei tasti di navigazione nelle due pagine. Come fare? Faccio vedere
questo metodo, che non è l'unico, non è in assoluto quello che si può fare, si può fare anche in altri modi, però il modo più rapido per collegare con pulsanti di navigazione le due pagine è questo: andare su pagine, vediamo che c'è la pagina volume cilindro e volume pacco. Adesso sono sul cilindro, quindi prendo il volume del pacco, lo sposto qui e in automatico ho creato il link. Poi passo sul pacco, prendo il volume del cilindro, la pagina, e lo metto qui. Se invece voglio creare un pulsante con grafica, intanto vediamo le proprietà di questo. Proprietà, vedete che nella proprietà posso scegliere testo o grafica. Se scelgo grafica posso assegnare una grafica. Per adesso è testo, ma siccome è un pulsante e la funzione sono gli eventi, vediamo che gli eventi sono sul click. Il click in automatico mi ha detto che devo attivare quale pagina? Quella che si chiama volume cilindro. Quindi abbiamo capito come fare. Così in questo caso ne creiamo uno nuovo, lo metto qua, clicco sopra, proprietà, gli dico che lo voglio con grafica, quale grafica voglio assegnare al pulsante se non è premuto, eccolo questo qui, e se invece è premuto, ovviamente, ovvio anche questo. Lo chiudiamo, ridimensioniamo il pulsante in modo che sia un pulsante, non una cosa strana che non si capisca cosa sia. Adesso dall'altra parte vado sul volume del cilindro, visto che sappiamo già cosa fare, piuttosto che costruirlo nuovo basta fare CTRL C, CTRL V, lo metto qua e lo trasformo. Gli dico che da questo momento in poi, caro il nostro, perché non fai quello che dico, proprietà, caro il nostro pacco, diventi grafico, grafica pulsante se non premuto, mi sono dimenticato una cosa, poi ritorno indietro, grafica pulsante se non premuto è il 7, se premuto è sempre il 7. Ecco, dall'altra parte mi sono dimenticato una cosa importante. Ah no, la grafica non può, quindi andiamo sulla grafica, deve essere la grafica 1 il nostro pacco quando è premuto, e anche per quanto riguarda se non è premuto, grafica sempre 1. Ridimensioniamo la nostra scatola, che sembra altrimenti che sia stata investita. Dall'altra parte mi sono dimenticato una cosa importante. Gli ho dato la grafica, ma sugli eventi non ho messo il click. Clic aggiungi funzione, attiva pagina, pagine, attiva pagina, come si chiama sta pagina? Ce ne sono solo due, quindi le deve andare dal pacco, deve passare al cilindro. Abbiamo finito, proviamo l'ultimo, dopodiché ci salutiamo. È stato un video lungo, d'altronde ci sono diverse cose da fare.
Qualcuno crede che la conoscenza si acquisti come una bomboletta spray, ma ci vuole tempo e ci vogliono anche voglia di imparare le cose. Quindi volume del cilindro, volume del pacco, volume del cilindro, volume del pacco, e con questo vi saluto, vi ringrazio per la visione di questo video, spero che sia stato di vostro gradimento e arrivederci al prossimo video. E sempre, se vi volete iscrivere al mio canale, troverete molto altro. Grazie.